Benvenuti in questo nuovo video. Da quello che avete visto avete già capito che finalmente ho un tornio da legno e devo ringraziare mio padre che me l'ha costruito dal nulla. Grazie. Mi ha anche regalato una sega circolare che oggi mi sarà molto utile. Infatti ho deciso di iniziare a costruire qualche artificiale da mare, partendo oggi da un needle, passando a popper, a minnow e magari anche il metal jig, andando a provare in acqua dolce ogni singolo video e poi fare un video al mare andando a provare tutte queste esche. Fatemi sapere se vi piace l'idea. Ci andrei per ogni esca, il problema è che sto tra la Piemonte e la Liguria e ci sono le autostrade, 4-5 ore per fare 30 km, non me la sento. Vado una volta e basta. Mettiamoci al lavoro. Non sono esattamente convinto che i miei vicini mi amino alla follia comunque, specialmente dopo questa. Mi sono già posizionato il pezzo e sarà tutto un po' in tensione perché è tipo la seconda volta che lo uso. Ho anche solo 2 sgorbie, quindi farò quello che posso. Come ho detto poco fa, oggi andremo a fare un piccolo popper, perché ero convinto di avere un pezzo di legno più grosso, ma non so che fine ha fatto. Diciamo che il taglio dell'armatura glielo farò dopo, ovviamente a distanza. E oggi tutto vuole uccidermi. Abbiate pazienza se parlo poco in questo video, ma mi sono visto un attimino la morte in faccia. Comunque, facciamo conto che qui è la fine dell'artificiale, qui il punto più largo, da qua vado a stringerlo. Ci saranno i tornitori che guardano sto video che mi verranno a picchiare, lo so, però non ho nessuno che mi ha insegnato finora. Proviamo un altro simpatico modo di morire stasera. È perfetto, ha funzionato, mi si è staccato questo mentre tagliavo. Devo trovare un sistema migliore.
L'unico bit rotondo che ho per il Dremel è questo, ed è molto piccolo, quindi starò 2 ore qua a scavicchiare. Bella rifinita a mano. Facciamo l'armatura, acciaio armonico da 1 millimetro rilegato. Mi sto riprendendo dal trauma del tornio. Sono andato avanti con l'armatura e non ho ripreso niente, sono stupido. Quindi dopo aver fatto un'armatura che potrebbe tenere tranquillamente un GT, non so per quale motivo, su un popper di 9 cm, mi sono fatto questi pezzetti di legno che vado a incollare con la bicomponente per andare a chiudere il taglio. Ovviamente mi servirà anche per tenere ferma l'armatura, le possidiche. Lasciamo asciugare. Andiamo a rifinirlo. Non è balsa però. Ce la faccio stasera. Allora, dovevo fare un needle, quindi ho sviluppato questo archibugio strano per la resinatura. Ho scaldato un po' di resina UV per farla diventare bella liquida e la userò come impermeabilizzante. Lo lascio 10 minuti a girare, almeno si livella bene e scoppiano le bolle, e poi vado ad accendere le luci. Direi che come posizione del piombo ci siamo. Lo sposto leggermente avanti, poi col peso degli occhi la resina andrà leggermente più giù. Perfetto, poi con gli occhi che ci voglio mettere si appesantisce ancora un pelo davanti, non vi preoccupate. Seconda mano di resina, stavolta bella strong. Per arrivare a questo punto di un crank, di una qualsiasi esca, normalmente ci metto un paio d'ore, non di più. In questo siamo a circa 6 ore, non so perché, il mio cervello stasera non... Ho lavorato bene, perché l'armatura rilegata, ha già 2 mani di resina ancora prima di essere verniciato, però stasera basta. Ci vediamo domani con la verniciatura. Giorno 2.
Iniziamo col bianco. Fa un freddo allucinante oggi qua dentro. Bianco perla. Mi era piaciuto un sacco l'effetto dell'ultimo artificiale, voglio dargli una mano di resina di glitter. Niente, non si vedono questa luce e basta, incredibile. Volevo fare qualcosa di naturale, poi ho deciso di stravolgere tutti i miei piani, giusto per il gusto di farlo. Rosa fluo. E un goccio di viola in punti specifici e ben definiti da me. Voglio dare un velo di color shift giusto per dare un effetto un po' metallico. Oh, sembra un colore unico in camera. Spacchettiamo e vediamo il risultato. Questa colorazione l'avevo già usata, vabbè, senza brillantini, senza troppi dettagli. L'avevo usata su un piccolo crank da Trotaria e mi era piaciuta da impazzire. Ho detto prima o poi l'avrei rifatta, anche perché il crank l'ho perso, e questo mi sembrava l'artificiale giusto sul quale farlo. Non so perché non si vedono i brillantini, non si vede il viola. Firma molto piccola e discreta. Iscrivetevi. Ho deciso di andare su questi occhi qua, che hanno un po' di contrasto con il rosa, ma hanno un po' di viola al centro che va a riprendere il colore. Mi piacerebbe se si trovassero fatti così, di queste dimensioni, belli così, ma non di vetro, perché sono veramente spessi sti occhi. Che bellezza! È venuto veramente bene. Galleggiabilità perfetta. In mare sarà leggermente più a galla per la densità dell'acqua, però direi che ci siamo. Secondo me farà dei buchi in acqua allucinanti sta affare qua. Andiamo a provarlo in acqua dolce e chissà quando andremo in quella salata. Clima perfetto per testare un top water, però anche se in acqua dolce qualche lancio lo voglio fare.
Bene, dai, sono molto soddisfatto di questa bestiolina. Si lancia benissimo. In acqua fa proprio un bel clonk, clonk, sembra il rumore dei clonk da siluro. Perciò ne andrò a fare anche qualche versione per acqua dolce. Direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo video.